Ciao amici, oggi andiamo a vedere come realizzare questa graziosissima Madonnina seduta su un sgabello, su un bel puff. È semplice da realizzare come tutti i miei tutorial. Andiamo a vedere come l'ho realizzata. Ringrazio la persona che mi ha fatto questa richiesta. Andiamo a vedere. Per realizzare la Madonna seduta abbiamo, per fare la testa, un anello magico di 6 maglie con il filato color carne. Io vado a utilizzare un uncinetto numero 3 e un filato numero 3. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le 24 maglie per altri 8 giri. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie lavorate. Andiamo a sostituire il filo con quello bianco oppure con quello rosa o celeste, quello che preferite. Andiamo a fare il vestito. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Lavoriamo un altro giro di 12 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie lavorate. Facciamo altri 2 giri di 14 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 16 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 18 maglie basse. Ora dobbiamo fare 6 aumenti nelle prime 6 maglie. In tutto saranno poi 24 maglie con i nostri 6 aumenti nelle prime 6 maglie. Facciamo un altro giro di 24 maglie su quelle appena lavorate. Facciamo come abbiamo fatto prima 6 aumenti nelle prime 6 maglie. In tutto saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le 30 maglie per altri 3 giri. Per quest'altro giro dobbiamo fare le diminuzioni alla fine del lavoro, quindi dobbiamo fermarci prima delle ultime 6 maglie e facciamo le nostre 6 diminuzioni. Quindi lavoriamo normalmente queste davanti e arrivati qua verso la fine contiamo a ritroso le 6 maglie e facciamo anzi le 12 maglie perché dobbiamo fare le nostre diminuzioni e quindi cominciando dalla 12ª maglia dobbiamo andare a fare le nostre diminuzioni. In tutto ci ritroveremo con 24 maglie, quindi lavoriamo 12 maglie, poi facciamo 6 diminuzioni, in tutto saranno 24 maglie. O mettiamo prima il segno, contiamo le nostre 12 maglie a ritroso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, mettiamo il nostro marcapunti o un piccolo filo in modo da ricordarci che siamo arrivati a questo punto e poi facciamo le nostre 6 diminuzioni. Quindi le diminuzioni vanno fatte alla fine del lavoro. Lavoriamo normalmente, arrivati a questo punto cominciamo con le 6 diminuzioni. In tutto saranno 24 maglie. Vado a lavorare per altri 11 giri le mie 24 maglie. Terminati i giri possiamo chiudere il lavoro. Andiamo a riempire bene con la vatta sintetica, diamo bene la forma alla nostra Madonnina, andiamo a spingere bene l'ovatta sintetica sia dalla parte di dietro in modo da far venire la parte seguita che la parte davanti. Andiamo a mettere un po' più di ovatta sintetica, riempiamo bene il tutto e andiamo a fare anche la base di sotto per chiudere il vestito dopo aver riempito bene. Per chiudere la base del vestito, sempre utilizzando il filato che abbiamo usato del colore del vestito, andiamo a fare un anello magico di 6 maglie, stringiamo poi l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie. Possiamo staccare e poi andiamo a cucire sotto il vestito. Posizioniamo con gli spilli e andiamo a cucire maglia per maglia bene intorno. Per le braccia con il filato color carne avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 8 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 2 giri 8 maglie basse.
Andiamo a sostituire il filo con quello bianco e andiamo a fare per altri 9 giri le nostre 8 maglie basse con questo filato bianco. Terminato il giro possiamo staccare il filo e andiamo a fare un'altra uguale e poi andremo a cucire al lato della spalla. Per realizzare lo sgabello o il puff dove poter far sedere la nostra Madonnina abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie lavorate. Facciamo una maglia in aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le 30 maglie per altri 10 giri. Andate a provare un attimo, vedete se vi trovate con l'altezza, altrimenti o diminuite i giri o aumentate in base a come avete voi lavorato. E andiamo poi a fare le nostre diminuzioni in modo da chiudere il puff. Dobbiamo fare ogni 3 maglie una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse e riempiamo bene con l'ovatta sintetica. Facciamo una maglia e una diminuzione, saranno 10 maglie, proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte e possiamo andare a chiudere il nostro puff sgabello. Andiamo poi a inserire all'interno il filo e con ago e filo possiamo fare anche dei piccoli delle piccole decorazioni, un po' spingendo in questo modo. Vi faccio vedere con l'ago. Inseriamo il filo che abbiamo tolto, che abbiamo staccato dall'uncinetto in un ago e passiamolo in questo modo e formiamo così nei 4 lati. Passiamo da un lato all'altro alla stessa altezza e andiamo a tirare leggermente il filo. Stessa cosa andiamo a fare per questo lato e lo andiamo a fare da tutti e 4 i lati. Così basta tirare leggermente e facciamo uscire dall'altro lato, tirando anche questo lato, così abbiamo creato la decorazione al nostro sgabello. Facciamo uscire dall'altro lato e blocchiamo anche questo. Diamo un po' la forma allo sgabellino in questo modo e possiamo poi andarlo a cucire sotto la nostra Madonnina. Con ago e filo andiamo a bloccare anche la base di sotto del vestito, prendiamo la maglia lavorandola in costa così e andiamo a cucire dal lato all'altro in ogni maglia fino a chiudere tutto. Se occorre andate ad inserire un altro po' di ovatta sintetica prima di chiudere il tutto. Per i capelli potete decidere voi, andate a fare la classica calotta, poi andate a fare delle maglie catenelle, oppure possiamo avvolgere il filo intorno a un cartoncino e andiamo a rivestire la testa. Potete utilizzare qualsiasi metodo che ho fatto vedere tante altre volte in altri tutorial. Andate a rifinire, vado semplicemente a mettere un po' di cartoncino o un po' di filato marrone su un cartoncino, lo vado ad avvolgere e poi vado a cucirlo sulla testa. Ho avvolto il filato intorno a un cartoncino, ho tagliato la parte di sotto e ho cucito questa parte centrale con ago e filo e vado ora a cucire sulla testa della Madonnina. Chiudiamo la sommità del braccio e la andiamo a cucire lateralmente in questo modo e poi andremo a fare il bambinello. Per il bambinello abbiamo un anello magico di 6 maglie con il filato color carne. Facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 3 giri 14 maglie basse. Facciamo una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 12 maglie lavorate.
Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie lavorate. Stacchiamo con il filato color carne, prendiamo il filato, io ho preso questo giallo, vedete voi che colore volete utilizzare per fare le fasce al bambino e al corpo. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 4 giri 12 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica, facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie. Proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Possiamo staccare il filo e poi andiamo a nasconderlo all'interno e questo sarà il bambinello. Con ago e filo blocchiamo la parte superiore del braccio, così. Io non lo vado a imbottire perché è abbastanza resistente, quindi non metto nessuna imbottitura e vado a cucire al lato della spalla, che poi piegherò in questo modo e vado a fare la stessa cosa anche dall'altro lato. Posizionate poi il puff, lo sgabello sotto la madonnina, andate a cucire o a incollare come vi trovate più comodi, mettete il bimbo tra le braccia. Io ho fatto una semplice coda poi ai capelli, li ho avvolti con lo stesso filato, ho fatto un piccolo nodino qui alla base dei capelli, potete terminarla come più vi piace. Non andrò a fare gli occhi, la lascerò semplicemente in questo modo che è già molto carina. Ringrazio di cuore la persona che mi ha fatto questa richiesta, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, vi aspetto alla prossima, ciao ciao!